Allora, benvenuti a tutti nel nostro canale di Editamundi. Oggi presenteremo il nostro autore, che poi troveremo nello spazio Autori Contemporanei del nostro sito internet editamundi.com. Oggi siamo a Fucecchio e con Aurora Coppola. Buongiorno Aurora. Buongiorno Simona, buongiorno a tutti. Allora, cominciamo subito con chi è Aurora. Presentasi, dacci una piccola introduzione, come hai iniziato a scrivere, perché e come avevi in mente, com'è la tua storia di scrittrice? Io sono un'appassionata, mi definisco un'appassionata di scrittura, di poesia, prima di tutto, di romanzi, ma anche di altre forme di letteratura. Prima poetessa, poi scrittrice, così in maniera molto spontanea, perché non ho avuto, diciamo, un punto di riferimento in questo. Io avevo un background completamente differente, di persone, di parenti che facevano tutt'altro nella vita che scrivere, con altre passioni, e il mio inizio con la scrittura in questo ambito da una parte è stato un po' isolato, dall'altra è stato anche un po' celato, perché non avevo quasi un po' di timore, no, a far sapere anche alle persone care che avevo questo tipo di urgenza comunicativa. Ho deciso di espormi un po' di più perché vedevo che le cose che scrivevo in qualche modo venivano commentate, a volte apprezzate, non erano ignorate. E quindi questa cosa mi ha dato coraggio. Ci ha dato coraggio, sì. E quindi sono arrivata tramite degli incontri casuali su internet a avere il consenso, comunque le opinioni o dei riscontri da persone completamente sconosciute che hanno apprezzato i miei scritti, e questo mi ha dato un po' forza, no? Per dire magari forza, sì. Perché avevo bisogno di comunicare, magari in quei momenti non c'erano i miei genitori o un'amica, no? Quindi io avevo questa cosa, la volevo buttare fuori e inevitabilmente finiva su una pagina di diario con una penna, sì, in silenzio, e io mi sentivo meglio, quindi ho continuato. Hai fatto bene, sì. Infatti vedo qui che scrivi dal 1995 e hai pubblicato però vari libri, infatti il primo nel 2014. Sì. Quindi cosa si ricordi di quell'anno? La prima pubblicazione era poesia, narrativa o... È stata poesia, era una raccolta di poesie che io avevo fatto negli anni, delle quali non avevo mai detto niente a nessuno, se no a pochissime persone. Parlavano un po' di me, di cosa ero allora, dei luoghi del cuore o delle situazioni che mi hanno colpito, dei personaggi della mia vita, cose che non volevo condividere perché per me forse allora sembravano delle ferite aperte, e allora forse mi sentivo vulnerabile, mi sentivo fragile, poi non mi sentivo assolutamente preparata, avendo comunque studiato un po', e non mi sentivo proprio di condividerle. Invece dopo il 2013, quando ho partecipato alla seconda edizione del Saminato Writing Contest, mandando una cosa su una fotografia, sì, no, praticamente della mia famiglia. Io stavo all'estero, quindi come dire c'era anche questo fattore nostalgia. In qualche maniera sono riuscita a comunicare questo mio sentimento a chi ha letto la poesia, e poi appunto sono riuscita ad arrivare nella seconda posizione, e da lì è stato quasi come una rivelazione, no? Sì, Ero molto emozionata. Ecco. Sì, e da lì ho deciso di pubblicare. Prima parlavamo dei suoi primi romanzi, i tuoi primi libri, le sue prime pubblicazioni, e quindi parliamo del romanzo, proprio il primo romanzo che ha pubblicato, Alla panchina. Raccontaci un po' com'è nato e cosa rappresenta per te. Anche qui insomma si va un pochettino, io ho ancora questo contrasto con delle cose che non riesco a dire, questa timidezza, per cui sto cercando ancora di combattere, però penso che a questo punto sia arrivato anche un po' il momento di così rivelare anche un po' quello che mi ha spinto a scrivere, perché penso che possa essere utile a chi magari vede me
e non ha ancora il coraggio di pubblicare, di scrivere, di farsi avanti. Per Penso che... emergere, sì, come Esatto. scrittore, sì. Questo è particolare perché, come ti dicevo, io sono partita dalla poesia, che è la cosa in cui mi identifico di più, però poi da così amatorish di varie forme letterarie, quindi della poesia, la prosa, tutte le altre forme di racconto, ho notato questo, cioè, la poesia è una cosa che si può scrivere sul momento perché fotografa un sentimento e va fatta sul momento perché è una specie, io lo definisco sempre una specie di lampo che ti arriva un fulmine che tu assolutamente dal cielo, da dove ti arriva, lo devi mettere sulla carta. Sì, È cotto e mangiato. Sì. E il romanzo non è così. Il romanzo, anche dalle letture che ho fatto, dagli studi che ho fatto, va un pochino più costruito perché all'interno del romanzo ci sono la trama, personaggi, cosa fanno, Sì. come pilotarli, poi li dividi in capitoli, è tutta un'altra cosa. Questo ne ero cosciente, insomma, però l'idea di base è sempre una cosa molto più che parte comunque da un'emozione e da un ricordo. Penso che sia sempre molto personale, no? Perlomeno la mia idea di romanzo, che è partita dal ricordo di una persona in particolare che purtroppo nella mia vita non c'è più da diverso tempo, e da un'altra che c'è stata per un periodo, però poi per forza di cose, come dire, mi è stata tolta, perché alla fine era parte della mia cerca familiare, però per varie vicissitudini io non sono riuscita poi ad incontrarla. Allora nella mia idea, tra virgolette, malata, no, di fantasie, queste due persone che tra l'altro sono molto vicine l'una all'altra, ho cercato di metterle insieme, sempre a Dublino stavo, io stavo a Dublino ma pensavo a casa mia, alle persone che amo. Sì. Ho detto ma sarebbe bello quantomeno rivederli insieme in un romanzo, in un racconto. Allora da un pezzettino a un altro ho messo su questa storia completamente inventata, dove comunque per costruire la trama, personaggi eccetera, mi ispirai alla letteratura che ho trovato lassù, che io non avevo fatto all'università perché ero stata formata sui classici, che ne so, di lingua inglese, tra l'altro tanti sono anche di natura irlandese, cioè sono stati inglobati nella letteratura inglese ma sono di autori irlandesi, che è stato poi anche un motivo per cui sono andata in Irlanda piuttosto che in Inghilterra, perché tanti dei miei autori, i miei preferiti, erano irlandesi piuttosto che inglesi. Quindi, bella anche questa connessione degli autori. E l'inizio era 3 mesi, ma sì, andiamo 3 mesi, poi sono diventati 4, ma sì, stiamo 4 mesi, poi sono diventati 9 anni, barra 10, tuttora io ritorno a fare mesi, nella sua anni, settimane, certo. Ormai è la seconda casa, no? E proprio lì, tra un lavoro e un altro, una vicissitudine e un'altra, perché io comunque vivevo la mia vita, avevo il mio lavoro, vivevo una vita completamente differente da quella che si può vivere qui. Mi sono formata, ho iniziato a leggere cose che magari all'università non trovavo, cose dei local, cioè proprio del posto, storie, personaggi, leggende, e mi sono ispirata a loro per costruire questi personaggi del romanzo. Quindi è stato un po' un melange di cose, dell'esperienza che era allora, e come si è conclusa? Si è conclusa che in questa storia, perché si chiama Alla panchina, una storia d'amicizia, perché è un incontro, tra virgolette, casuale tra due persone che non hanno un punto di riferimento. Uno non ha proprio la famiglia dietro e un altro di un'altra età completamente diversa, non ha la famiglia dietro, però essendo che sono di età differenti, magari a uno piacerebbe più avere, che ne so, i genitori, l'altro invece piacerebbe avere anche il resto della famiglia accanto a sé, e quindi in questa casualità loro si incontrano e diventano, per dire, il padre e il figlio l'uno dell'altro, diventano amici. E poi alla fine purtroppo l'epilogo un po' triste, non ve lo sto così a svelare, però resta questa amicizia che non ha confini di nessun tipo. Bello, visto che dovevo rappresentare due personaggi di sesso maschile, l'ho preso anche dalle persone che conoscevo, ragazzi, uomini e tutto, e poi mi sono fatta aiutare perché ci sono delle illustrazioni dentro, proprio da un ragazzo che faceva i ritratti a carboncino, che ha dato ancora forse un po' più l'idea
il fatto che si stesse leggendo nella mente di un ragazzo di 17-18 anni piuttosto che me. Bello, Sarebbe sì. insomma, Bene. preferiamo il ragazzetto di 17-18 anni. Quindi un consiglio di Decisamente. lettura alla panchina di Aurora Coppola. Poi passiamo alla famosa trilogia, la trilogia di Dina Celeste e Luna. Ecco, Dina Celeste e Luna, raccontaci un po', riassumendoci un po' cos'è, perché è una trilogia naturalmente abbastanza lunga, quindi Sì. come è cominciata, da dove ti sei ispirata, se eri Sì. sempre in Irlanda o se invece hai fatto un passaggio di Sì, sì. territorio, diciamo. Allora, la trilogia è venuta fuori da un'idea che ho avuto stavolta però in patria, perché una sera che ero tornata a trovare mia mamma e i miei parenti da tutti questi viaggi che facevo da avanti e dietro da Dublino, perché comunque io lavoravo lì, ormai la mia vita era lì, guardando la televisione distrattamente siamo capitate su un canale dove trasmettevano un programma che parlava di violenza sulle donne, ma nello specifico di femminicidi. Io che, fai conto, ero ormai proiettata verso altre cose, comunque i mezzi, i media, da su non si parlava molto di questa cosa. Sono rimasta basita perché ho visto veramente la crudeltà di queste persone che commettevano questi omicidi, così spiattellata sullo schermo, che da una parte, quando ci pensi, è bene che succeda, perché dà l'idea della tragedia, dell'emergenza che c'è tutt'oggi in questo ambito, insomma, quando si parla di femminicidi, però mi ha lasciato scioccata per come queste cose venivano, diciamo, rappresentate, perché venivano proprio, loro ricostruivano la scena del crimine, quindi insomma, Quindi era a volte anche abbastanza con sì. delle vocali, delle immagini proprio vere di queste povere persone coinvolte, e questa cosa mi ha lasciato una specie di reazione dentro, per cui volevo in qualche modo parlare di donne mentre stavo lavorando al primo romanzo, e non si sa perché nel mezzo ci si sono messi dei fatti di cronaca realmente successi a Dublino, che si sono legati a queste coincidenze in Italia, e da qui praticamente ho costruito una storia che lega tre persone completamente strane le une alle altre, con delle vite completamente diverse, che però rappresentano un po' quello che potrebbe essere un prototipo di donna, quindi magari una donna in carriera, una madre devota, oppure una ragazza che ha un tipo di libertà che magari o io o te vorremmo avere o vorremmo sapere, perché magari facciamo un tipo di vita completamente differente. Okay. E man mano che ci lavoravo, il mio target era inizialmente un pubblico femminile, visto che ho fatto tutta la cosa maschile, provo a tornare di là. Sì. E poi ho detto sì, lo potrei fare, potrei rivolgermi, che ne so, a delle donne dai 30 ai 60 anni. Poi alla fine scrivendolo è venuto talmente semplice, no? Non è venuto troppo gay, troppo I love shopping, queste cose, perché ho detto forse un'altra persona, se si vuole cimentare a leggere questa cosa, può vedere qualcos'altro. Insomma, io sono curiosa anche di sapere cosa poi le persone proiettano nella loro mente quando leggono, perché magari io intendevo una robina, loro invece ci vedono qualcos'altro. Poi questo capita sempre, l'autore è come un quadro, cioè ci si rivede sempre dentro, quindi anche chi legge, oppure anche chi legge, sia l'autore che il lettore. E infatti volevo chiederti, ma sono collegati, cioè si possono leggere, hanno un iter, cioè c'è un primo libro che bisogna seguire, o si possono leggere per esempio prima Luna, poi Celeste e poi Dina, o cambiando? In realtà aveva una sequenza questa Quindi è cosa. una sequenza. La parte che non cambia mai è la centrale, che è Celeste. È Celeste. Io nella versione originale avevo messo prima Luna, poi Celeste, poi Dina, perché erano intrecciate in maniera da farci capire la trama, cioè una inizia, l'altra finisce,
però l'associazione culturale e il presidente, insomma tutto il board che ha curato questo progetto ha cambiato un pochettino le cose, comunque ottenendo sempre lo stesso risultato, quindi la cosa non cambia. C'è comunque una specie di ordine dove l'intreccio non viene modificato, non viene toccato, e quindi uno alla fine riesce anche a capire perché succedono queste cose e in che sequenza, perché i libri ti ci portano, casomai se fosse risultato un progetto unico non so come sarebbe venuto a livello di volume, però ecco, giustamente bisogna anche sentire chi rispetto a noi ha un'altra idea, magari ti dice guarda, magari così, se lo fai così è una lettura più snella, o si può insomma interpretare in vari modi. Poi la cosa bellina di questo progetto è che per ogni libro c'è una copertina, come nel caso di Luna, che purtroppo vorrei dire che è mia, ma non è mia, perché io sono pessima a dipingere, adoro l'arte, ma ho una mano pessima, che è stata curata almeno per 2 copertine, per Luna e per Celeste, dal pittore Carlo Pere, che ho trovato a Genova. Quindi, quindi il collegamento abbiamo fatto sempre dei territori, sì. Che saluto e ringrazio, perché è stato, come dire, un pupurri, un melange di esperienze che alla fine ha creato questo, quindi cioè, io posso solo ringraziare queste persone anche per il discorso fisico del libro, perché non sarei stata in grado di strutturarlo a questa maniera. Io posso solo scrivere, poi se devo metterci anche la faccia, ai noi. Meno male che l'hanno aggiustata un po', non è photoshoppata comunque. È veramente un bellissimo oggetto. Grazie. Quindi vi consigliamo anche la lettura della trilogia e naturalmente di Luna, che è l'ultimo nato, diciamo, nel 2024. Parliamo quindi del libro come oggetto, e tu come scrittrice emergente. Allora, cosa ti ha dato quindi, cosa ti hanno insegnato le collaborazioni editoriali, le piccole editorie? Cioè, qual è stata la tua esperienza, quindi dalla formazione del libro? È stato un percorso lungo, Simona, perché dalla prima pubblicazione sono passati più di 11 anni, e immergendomi in questo mondo dell'editoria ho imparato tantissimo, perché quando poi tu ti redazioni a questi professionisti impari innanzitutto che dietro a un libro ci sono tante persone, non c'è solo l'autore, anche se è quello che si fregia, diciamo, del prodotto finale, c'è il nome sopra, però diciamo che l'autore, senza il resto delle persone che si curano di lui e di quello che ha scritto, da solo, secondo me, come in tante cose, no? Non si diventa qualcuno, tra virgolette, così per partito preso, si diventa qualcuno tramite il lavoro di tante persone che credono in te, hanno fiducia, e quindi si mettono con tanta dedizione a darti una mano per realizzare questo tipo di progetti. Io sono partita, come ti dicevo all'inizio, dalla poesia, da quel libricino, perché le silogi poetiche sono, diciamo, fisicamente un pochino più piccole, un pochino più snelle rispetto a qualsiasi romanzo. Ho capito che il libro è composto da una serie di strutture che lo rendono fruibile, lo rendono leggibile, ma anche il fatto che, ne so, la copertina in un certo modo, i grammi, che ne so, che compongono queste pagine, se sono ruvide, se sono lisce, a capirci veramente uno si potrebbe sbizzarrire a fare di tutto. E quindi io, che purtroppo non avevo questo tipo di conoscenza, mi sono così nel mio piccolo affidata a queste persone, sicuramente per strutturare il libro, ad altre no, questo pallino no, per l'arte figurativa, per imbastire intanto la copertina, perché a me piace molto. Mi piace anche la fotografia, dovrei effettivamente approfondire, però a me i dipinti, forse perché non riesco a farli, veramente hanno un fascino tutto loro. E quindi anche lì come lo stampiamo, se i colori si modificano, come può venire su una certa pagina, insomma c'è tanto lavoro dietro, e poi anche tutto il discorso di quello che può essere la promozione dell'ufficio stampa. Ecco, il primo passo è stato questo. Poi
piano piano, sviluppando altri progetti, andando sul romanzo, ho incontrato altre organizzazioni, altre associazioni che lavoravano in maniera completamente diversa, e lì ecco, ho capito altre cose. Magari come scrittrice emergente, cosa posso dire? È che al giorno d'oggi l'immagine, cioè il nome, quello che tu sei o che rappresenti fa tanto, fa forse più del contenuto del libro, Sì. perché purtroppo viviamo in una società che è molto attaccata all'immagine, molto attaccata alla fama, molto egocentrica, molto così, che il nome fa già pensare a 1000 copie. Chiaramente questo non è il mio caso, è il caso di persone che magari ci mettono il nome, hanno il ghostwriter, non sanno neanche Sì, scrivere io infatti. sono Francesco, mentre che ne so, ci sono persone, non certo io, che sono professionisti, che sono dei veri artigiani della parola, che ci mettono tutto loro stessi a fare un contenuto di qualità, e poi alla fine non vengono notati perché non hanno la giusta pubblicità dietro, Infatti, oppure sì. nella modernità in cui siamo non si occupano di cose che possono destare interesse, o non sono connessi a livello social, Sì, o non hanno vengono aiutati. visualizzazioni, hanno like, tutte queste cose qua. Sì. Ecco, io sono io, quella della vecchia guardia, che crede nel libro fisico. Infatti io non ho un Kindle, a me piace proprio il libro, Sì, ma infatti la anch'io sono pagina, una il profumo del amante. libro Sì, appena stampato, il fatto che magari l'ho letto, questo che ne so, l'ho letto ora, tra 25 anni ancora lì sullo scaffale lo riprendo, e lo non è puoi che vecchio stampo, via, il diciamo. vecchio stampo però è una cosa che credo che anche ritorni un po', sia anche ritornata, perché anche noi come Disamundi, il tuo prodotto, per esempio, ci è piaciuto subito perché è veramente strutturato bene, è impaginato benissimo, un formato adatto proprio per un romanzo, perché sono un centinaio di pagine, 130 che si leggono benissimo, maneggevole e poi impaginato molto bene, cioè veramente si vede, come dicevi, che ci sono persone dietro che ci studiano e ci Merito lavorano. loro, assolutamente, dalla Dalla grafica, dalla dalla copertina, grafica. veramente Sì, non sì, sarebbe veramente. la stessa cosa se dovessi Sì, presentare solo quello che io ho scritto. Per sì, cui insomma sono lavori anche che prendono tempo, ci vuole dedizione, ci vuole precisione, ci vuole occhio, è proprio tutto quello che io non sono. Io scrivo di getto, faccio le cose in maniera molto spontanea, ecco. sì, ma Quindi infatti noi farei un usiamo casino. appunto, sì. Infatti aiutiamo appunto gli scrittori emergenti perché lo scrittore è un artista. Come tutti gli artisti non è che può pensare a... Quindi è per quello che noi di Elisa Mundi siamo proprio, vi accompagniamo, diciamo, per la mano e vi diamo consigli anche su come emergere, come farvi notare. Quindi essendo anche tu una ragazza, una scrittrice che ha girato il mondo, quindi hai fatto avanti e indietro anche in vari paesi europei, volevamo chiederti come vedi anche il tuo libro in una nuova forma di internazionalizzazione, cioè ti piacerebbe portarlo, tradurlo per farlo scoprire anche oltre diciamo, i limiti dell'italiano, dell'Italia? Tocchi un tasto particolare, perché io, come ti dicevo, la mia formazione accademica è sulle lingue e letterature straniere. Mi sono innamorata dei libri attraverso la lingua, attraverso a volte anche le traduzioni, ho scoperto nuove culture, nuovi modi di pensare, quindi sai, io mi considero sempre comunque molto all'inizio, no? Quindi magari pensare a una prospettiva più larga, quasi quasi fa paura, no? Sì, come tutte le cose incerte che non si conoscono ancora, sì. Però se ci fossero, come i professionisti che mi hanno aiutato a realizzare questo libro, altri professionisti che sono in grado di tradurre, perché io mi intendo anche di quello, di tradurre il libro in maniera che possa essere fruito e anche, come dire, capito, accolto da un'altra cultura, sarebbe eccezionale. Io ti faccio degli esempi che, per esempio, ho avuto proprio lì all'università. Venne, non ricordo ancora, una traduttrice, si chiamava Rusconi, lavorava per la Mondadori, e ci diceva che quando si traduceva un testo, un romanzo,
che ne so, anche solo la semplice parola pizza, che può andare bene per italiani, perché appartiene alla nostra cultura, e in un testo in inglese doveva essere necessariamente tradotta in hamburger, perché gli americani sono, che ne so, più avvezzi a quel tipo di pietanza là, quindi magari tradurre in maniera che il testo rimanga comprensibile a livello linguistico, ma che abbia un background che il nostro lettore sia in grado di accogliere, altrimenti il messaggio non viene recepito. Quindi c'è un gran lavoro dietro. Sarebbe affascinante, insomma. Sì. Ci picchia. Quindi infatti è quello proprio che noi con Elisa Mundi nel nostro team cerchiamo anche di aiutare sempre anche l'autore alla traduzione, perché abbiamo proprio un canale che ci collega anche con l'internazionalizzazione, quindi sia in inglese che in spagnolo possiamo anche aiutare anche chi ha bisogno di portare avanti anche un piccolo sogno, un sogno anche extra italiano, diciamo. Oltre all'italiano farlo valere anche come in un'altra lingua che potrebbe essere un inglese o uno spagnolo. Esatto, esatto. Poi insomma, visti insomma, i precedenti, come sono nati i miei libri, insomma, il fatto di renderlo internazionale quasi quasi va da sé, perché è un po' figlio di tutti questo libro. Con Aurora Coppola, sì, per forza bisogna internazionalizzare. Quindi per concludere, noi come Ditamundi quindi vi accompagneremo ad un progetto che sveleremo più avanti, quindi chi ci seguirà sul nostro canale potrà scoprire questo nuovo progetto collegato alla Spagna, quindi collegato alla Spagna, alla letteratura spagnola e le traduzioni e ai nuovi scrittori emergenti che potranno tramite noi e il nostro canale farsi conoscere. Quindi seguiteci anche sul canale anche per questa nuova iniziativa. Aurora, quindi grazie per aver condiviso con noi questa splendida giornata, per esserti, diciamo, aperta, per averci fatto conoscere anche Luna, il nuovo romanzo, edito da l'Inedito Letterario, che potete acquistare tramite il sito dell'Inedito Letterario, e che poi vi scriveremo il link dove poterlo acquistare. E salutiamo Aurora di nuovo e le facciamo i nostri migliori auguri per la sua impronta di scrittrice e per il suo futuro. E vi aspettiamo sul nostro canale e sui canali di Aurora Coppola, che potete seguirla sui social, sia di Instagram che Facebook. Vi salutiamo alla prossima lettura, alla prossima puntata, sempre sul canale di Elisa Mundi. Grazie e grazie Aurora. Grazie a voi, grazie Simona.